mi dividesse i due ambienti. Certo, certo. Che cos'è questo? Ma è il mio? Era il mio? Era il mio? Boh. Non lo so. Ciao, sono Milo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo a fare un altro home tour, sempre a Prato, sempre un'altra realizzazione del centro diffusione serramenti. Il progetto è stato seguito dall'architetto Lorenzo Cantini dello studio Identity Design di Prato e avremo l'opportunità di intervistarlo, quindi di chiedere direttamente all'architetto che ha scelto quei prodotti, come li ha utilizzati, come li ha pensati e soprattutto come è andato incontro alle esigenze del cliente. Andiamo! Ok, abbiamo appena parcheggiato la White on White, ci troviamo in questo contesto, devo dire, molto tranquillo, una zona residenziale, senza tante attività commerciali, dietro a una strada altamente trafficata, quindi il contesto è molto silenzioso. Ci troviamo in questa villa che poi è stata frazionata, come ci dirà anche l'architetto Cantini, in più unità immobiliari. Buongiorno! Ciao. Come va? Benissimo, grazie. Te? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene? Che spettacolo, eh? Non c'ero ancora tornato dopo la fine dei lavori. Qui all'ingresso si vede subito questa vetrata mastodontica. La cucina che ovviamente è in tono. Allora, questo affari... E poi dopo questo disimpegno, qui c'è il salotto se non sbaglio. Sì. Poi di là c'è la zona notte, giusto? Sì, la zona notte. Ok, vediamo subito qui che cosa abbiamo fornito. Questo, come hai fatto? Cosa hai pensato qui quando volevi fare questa vetrata mastodonte? Praticamente questa casa non aveva questa distribuzione degli spazi come la vedete adesso, ma la cucina non era proprio all'ingresso e così in vista, era nella zona che io ho trasformato in lavanderia. Quindi l'ingresso della lavanderia non era dove è adesso, quindi spostando la cucina all'ingresso avevi bisogno di un filtro appunto che ti dividesse questa parte qui? Sì, la cucina con l'ingresso e quindi la zona di distribuzione di tutta la casa. Certo. Però avevo bisogno di mantenere la luminosità perché il grosso problema di questa abitazione, e quindi anche quello che era stato richiesto dai clienti, era cercare di mantenere più luminosità possibile, però ampliando gli spazi, perché prima la distribuzione era diversa e c'erano anche delle divisioni totalmente differenti. Quindi la cucina, come sappiamo, è un ambiente che deve avere sì la privacy, però allo stesso tempo rimanendo una specie di open space ibrido con una vetrata, ho pensato che fosse la soluzione migliore. Vediamo come funziona? Sì. Questa te prendi questa, aggancia l'altra e via. E questa è la divisione. Ora in camera mi sentiranno per bene perché abbiamo i microfoni, però siamo anche un po' insonorizzati. Sì, diciamo che praticamente anche un minimo di insonorizzazione, soprattutto anche per il discorso anche degli odori. Molte volte in cucina, anche come potete vedere, qui è stata scelta una cappa integrata sul piano, al piano induzione. Gli odori possono dar noia e quindi già con questa vetrata la differenza è veramente si sente. I clienti hanno detto già da un pochino di anni che abitano qua, quindi questa vetrata ha proprio cambiato. Quanto è alta questa? Abbiamo un'altezza di 3,15 m qua. Quindi andiamo oltre 3 metri con questo meccanismo a trascinamento. Cioè, con la guida incassata siamo riusciti ad avere l'effetto più minimale e l'avere tutta l'altezza. Nonostante il 3,15 m, qui comunque sia è controsoffittato. Ho fatto una controsoffittatura Hai messo i faretti ad incasso e anche la trave ad incasso. E per riuscire a recuperare uno spazio giusto e funzionale per la cucina, praticamente ho rimpellettato
tramite il cartongesso con delle contropareti, e quindi ho creato un sistema proprio di aperture e chiusure tra l'ingresso, la cucina, la zona notte e la zona lavanderia che rimane nascosta. Sì. E questo vetrofumé, come mai hai selezionato il vetrofumé proprio per filtrare? Perché questo non è un trasparente normale, giusto? No, è un vetrofumé. Nell'effetto, come possiamo vedere, se io andassi a chiudere completamente la nostra stanza, soprattutto la sera quando si torna, avendo la vetrata tutta chiusa, ho sempre un ambiente separato che non ha e quindi non ha vista. Il bello infatti del vetrofumé è quando diciamo c'è un ambiente meno illuminato di un altro, fa questo effetto specchio. Anche durante la giornata, quando arriva qualcuno a casa, sinceramente diciamo che rimane sempre questa zona di filtro, quindi mantiene la luminosità, però allo stesso tempo riflette e quindi dà la privacy a tutti e due gli ambienti che divide. Ricordiamo che questo è un prodotto Steiner Steino, prodotto da noi a Prato e installato tramite le nostre manovalanze. Questi due traversini, cada una anta, se non sbaglio li volevi riprendere anche per coordinarti all'altra, oppure non sono... Allora, diciamo che, come potete vedere anche negli infissi, anche sulle tende, c'è stato questo, diciamo, un richiamo un po' anche a queste tende un po' giapponesi e quindi a queste linearità e queste riquadrature. Quindi abbiamo scelto insieme alla mia collega queste traversine proprio perché richiamassero anche l'altra porta che potete vedere qua, che divide la zona notte dalla zona giorno. Guarda lì che lavoro. Grazie a questo telaio minimale, senza cornici. Qui praticamente hai fatto mettere un telaio di quelli per porte filomuro, che non necessita di nessun coprifilo o imbotte, quindi il controtelaio, appunto il cassonetto, viene rifinito fino a filo della luce dell'apertura e quindi l'anta è ancora più minimalista. Il design della linea orizzontale si ripete anche qui, la maniglia è la solita che troviamo sulla mega vetrata. Questa scorrevole interno muro ovviamente ci divide la zona notte dalla zona ingresso, diciamo giorno, perché qui abbiamo il salotto e la cucina, e qui c'è la lavanderia. Qui c'è la lavanderia. E come si trova? Ti hanno detto qualcosa i clienti sull'insonorizzazione, se copre i rumori? Allora, i clienti utilizzano la lavatrice e l'asciugatrice praticamente tutti i giorni, da quello che mi hanno detto, e quindi anche soprattutto nelle ore notturne. E grazie a questa porta, diciamo che oltre alla vetrata l'abbattimento dei decibel è abbastanza rilevante. Questa è a spingere, se non sbaglio. Perfetto. E questa è la zona lavanderia. Guardate che lavanderia attrezzatissima, veramente funzionale, con immobile di legno. Anche questo l'hai fatto fare su misura. Fatto fare su misura per integrarci dentro lavatrice asciugatrice, questa colonna qui, per renderla un po', diciamo, anche qui cercando di unire il funzionale ma anche riprendendo sempre gli elementi naturali che ho cercato di riportare in tutti gli arredi della casa, quindi anche tutti gli arredi dalla cucina, anche se tinteggiata, però è sempre legno rovere, quindi praticamente si ritorna sempre i colori della natura. Anche la lavanderia è sullo stesso stile. Qua chiudiamo e ci ritorneremo magari con un approfondimento dedicato. Guardate la maniglia scomparsa, come si integra perfettamente nell'ambiente. Lo zoccolino, quindi il battiscopo, l'hai fatto correre su tutta la larghezza della porta. Questa, essendo una porta a spingere, non necessita di nessun taglio particolare dello zoccolino, perché fino a 15 mm appunto si può rivestire la porta. Paradossalmente, se qui ci fosse stata una boiserie a tutta grandezza, la porta avrebbe aperto comunque sia senza problemi. Questa è una porta di nostra produzione, anche questa, pannellofilomuro.it. Terminiamo la descrizione della fornitura del centro di fusione serramenti per questo progetto di tetto cantini di Identity Design semplicemente andando a vedere la zanzariera. Qui gli infissi erano già buoni, quindi non c'è stato bisogno di rifarli, sono infissi cati bianchi di legno, e quindi noi abbiamo fatto questa zanzariera con il telaio bianco, ovviamente per adeguarsi
Al contesto, la zanzariera il ritorno in alto rallentato e il ciondolino che consente appunto di prenderla e chiudere. Il telo si dovrebbe vedere in video ad alta trasparenza, non dà molta noia, I clienti sono contenti e noi di più. Si sono integrate perfettamente con gli infissi perché praticamente esistenti. Da fuori uno vede il telo della zanzariera, però essendo bianco diciamo che non impatta quasi per niente. Nella cucina comunque hai voluto mantenere questo tono scuro. Il colore però della cucina, delle pareti è diverso rispetto a quello dell'ingresso, un po' più scuro. Abbiamo fatto il richiamo anche sulla nicchia e anche sulla parte di questo armadio. I colori e la palette è stata utilizzata all'interno di questa abitazione, ricorda il contesto ambientale. Ci troviamo vicino al fiume Visenzio, una casa che ha varie esigenze, dove ora è il salotto, prima era una camera e la porta finestra del salotto dà sul fiume, quindi abbiamo ridato vita a questa parte dove ci troviamo e quindi questo disimpegno è lo snodo di questa casa e grazie a questo sistema di vetrata, porta filomuro e porta a scomparsa, sempre con il vetro fumé che rientra tutta minimale, siamo riusciti ad ottenere anche con 2 porte vicino, con questa vetrata, con molte chiusure molto vicino, una funzionalità ma nello stesso tempo esteticamente è armonioso. Questo è un dettaglio tecnico, infatti lo stesso profilo perimetrale che abbiamo utilizzato per fare questa porta scorrevole interno muro, quindi così minimale, la maniglia minimale, è lo stesso identico profilato che utilizziamo anche per fare queste vetrate che vanno anche oltre 3 metri. Il traversino ovviamente ha la stessa dimensione, tutto uguale, e quindi anche questa flessibilità del prodotto ti permette di giocare con queste luci ombre piuttosto che chiusure e aperture come ti pare. Gli abbiamo dato la massima libertà di espressione e mi sembra che l'abbia utilizzata a dovere. Lorenzo, io ti ringrazio perché sei stato preziosissimo, gentilissimo e tra l'altro bravissimo, ti ripeto, non l'avevo visto finito, è veramente uno spettacolo, non so cosa ne pensano gli amici a casa. Visitate, mi raccomando, i loro canali, Identity Design Prato, la prima consulenza non penso costi niente, quindi mi raccomando sfruttateli perché chiamateci, hanno delle idee molto molto chiare. Grazie davvero e alla prossima, al prossimo progetto. Volentieri.